guarda dove è andata a finire la moto. Io pensavo che fossi morto. Sfidare la montagna è sempre stata un'ossessione dell'uomo, una battaglia silenziosa tra la volontà e il silenzio, dove ogni passo è una sfida al destino ed ogni errore può diventare fatale. Per chi non mi conoscesse, sono Alessio, motoviaggiatore, guida motociclistica, e l'episodio di cui vi parlerò quest'oggi è avvenuto diversi anni fa, agli inizi delle mie esplorazioni tra le valli e le Alpi francesi. Se in questi anni avevo deciso di non pubblicare questo video per non urtare la sensibilità degli spettatori, in quest'ultimo periodo molte cose mi hanno portato a cambiare idea. Molto più spesso sentiamo parlare di persone che si fanno male in montagna, sottovalutandone le insidie e le difficoltà che si celano dietro un ambiente naturale al quale si deve portare il massimo rispetto. Sempre più spesso ricevo richieste di persone che vorrebbero percorrere strade accidentate e difficili con moto inadeguati, magari in coppia, senza considerare quelle che sono le possibili vicende che potrebbero verificarsi, sottovalutando le difficoltà di un tale percorso. Alla luce di tutto questo, credo che quindi vedere con i propri occhi a quali conseguenze possa portare sottovalutare un ambiente naturale come la montagna sia di insegnamento un po' per tutti, per cambiare il proprio punto di vista e ad affrontare con maggiore coscienza e maggiore consapevolezza una natura che, per quanto meravigliosa e incantevole, rimane sempre impassibile di fronte alla fragilità dell'uomo. Questa storia inizia nel luglio del 2022 e con il mio gruppo stavamo partendo per una spedizione alla scoperta delle strade più spettacolari delle Alpi francesi. Quest'oggi siamo un bello squadrone, sto aspettando Tommaso e suo padre, sia Tommaso che il mio amico Simone, che verrà per la prima volta a uscire con noi, con il papà. Oggi è la giornata dei papà, così le mamme non se la prendono con me stavolta. Bene ragazzi, siamo sui Curvoni per salire al Limone 2000. Ci siamo riuniti con il gruppo al completo per oggi e iniziamo a fare questo pezzetto di Via del Sale alternativa, cominciando il giro all'incontrario. In cosa consisterà l'avventura di quest'oggi? Seguiremo una traccia che ci porterà facendo il giro della Via del Sale partendo dal forte centrale. Dal forte ci avvieremo verso Tenda, seguendo comunque sempre la traccia della Via del Sale, e da là ci avvieremo verso il Parco Nazionale del Mercantour. La Via del Sale è uno dei più iconici itinerari fuoristrada in tutto il mondo, si snoda tra il Piemonte, la Liguria e la Francia e segue rotte di antiche strade militari edificate a difesa dei confini. Il fascino che conserva dopo tutti questi anni è inequiparabile ed ogni anno da tutta Europa vi si riversano centinaia di appassionati del mondo dell'off-road. Siamo già in Francia, il percorso è stupendo, facilissimo, fondo piatto, polveroso, divertente. Che spettacolo della terra! Siamo quasi arrivati al paesino di Tenda. La discesa è stata vorticosa ma non troppo. Tenda è un piccolo paese tra Italia e Francia, famoso per il suo tunnel che per più di un secolo è stato uno dei principali collegamenti tra i due paesi. Qui passava di tutto, treni, merci, soldati e contrabbandieri. Tutto è cambiato nel 2020, quando la tempesta Alex ha provocato un disastro di enormi dimensioni, chiudendo per anni i collegamenti. Ad oggi il tunnel è stato finalmente ripristinato, ma il paesaggio racconta ancora di cosa è capace la potenza della natura. Il nostro obiettivo oggi è quello di utilizzare la celebre Via del Sale come via di collegamento per andare alla scoperta degli itinerari sterrati più spettacolari della Francia, continuando a salire verso nord in direzione di Josières per scoprire l'iconico ed impervio colle che sarà purtroppo teatro della disavventura.
L'itinerario prosegue verso San Dalmazzo di Tenda, comune dell'Alta Val Roia di dominio francese solo dal 1947, e continua verso il Col de Turini, innalzandoci fino ai 1600 metri tra i banchi di nebbia. Il nostro obiettivo adesso è trovare un luogo dove piazzare la tenda per passare la notte. Adesso cercherò una straduzza o qualcosa, se c'è qualche stradella. Qua c'è una vista che è spettacolare, qua c'è questo sterrato e io mi auguro di trovare uno spiazzo per buttare giù la tenda. Vediamo, secondo me qualcosa si trova. Continuo ancora. Poi in giù c'è una radura, però è molto giù. Proviamo? Dovrebbe essere dritto di là. Buonasera ragazzi, allora come si dice, la fortuna premia gli audaci. Abbiamo intrapreso questo percorso in mezzo al bosco, qua abbiamo trovato questo spiazzo e adesso Tommaso è tornato indietro a chiamare il resto del gruppo e questa sera stiamo qua, è bellissimo. Nuovo giorno, nuova meta. Quest'oggi partiamo alla volta di una strada davvero iconica che dall'alto dei suoi 2600 metri ci riporta a quello che dovevano essere un tempo le strade sterrate ad alta quota, i valichi non ancora asfaltati, percorsi su fondi accidentati e poco battuti. È una strada che risale al 1800 ed è una meraviglia dell'ingegneria francese. Stiamo parlando del Col du Parpaillon. No, gente, benvenuti in questa valle di lacrime. La nottata è passata piacevolmente. Peccato appunto per questo umido. Spero che adesso, andando più verso il Parpaillon, verso nord, la temperatura sia più piacevole. Posto trovato per puro caso e si è dimostrato molto molto valido. Stiamo facendo questa meravigliosa strada in direzione di Isola, questa è la Val Tinè, è bellissima. Adesso ci aspetta un altro trasferimento su asfalto in direzione di Josier. Per raggiungere Josier la strada è la Route de la Bonnette, Col de la Bonnette ragazzi. Attraversiamo quindi il passo alpino asfaltato più alto d'Europa, anche se questo record è stato un po' costruito dai francesi nel 1960, quando costruirono l'anello che portò la strada fino ai 2802 metri attuali della cima. Luogo di confine e disseminato di fortificazioni, la Rue de la Bonnette è una strada dalla storia leggendaria, scolpita nell'immaginario dei ciclisti in primis per la sua presenza ben 4 volte al Tour de France. Oltrepassato il gigante e incontrato un altro amico che si è unito al gruppo mentre facevamo benzina a Josier, inizia la nostra scalata verso il Parpaillon, una scalata che non dimenticheremo mai. La salita da questo lato è ancora più tosta. Col du Parpaillon! Anzi, la strada fa schifo. Inizia. Ci troviamo quindi di fronte a una ripida scalata con 1000 metri di dislivello che portano fino ai 2600 metri della cima. Una mulattiera che porta fino ad uno spettacolare tunnel lungo 466 metri, scavato a mano dai picconi dei soldati francesi in una lunga opera durata 20 anni. L'epicità di questo luogo sarà lo sfondo delle vicende che stravolgeranno irrimediabilmente il nostro viaggio.
Qui si chiude la prima parte di questa avventura. Sarebbe stato troppo difficile compendiare tutto quello che è accaduto in questi 2 giorni in un solo video e ha richiesto veramente tantissimo tempo la realizzazione di questo episodio. Quindi se vi è piaciuto il video, se siete interessati a vedere come evolveranno i fatti, non mancherà sicuramente, oltre a tanti paesaggi come quelli che avete già visto, tanta adrenalina. Potrete vedere come abbiamo affrontato la situazione che ci si è prospettata davanti, quindi restate aggiornati, iscrivetevi al canale e preparatevi al prossimo video. Da Banana Travels per il momento è tutto, alla prossima!